Per prima cosa, vi consigliamo di creare un file di testo, anche con il normale Notepad, con la disposizione fonica dell'organo che si vuole creare. Sarà più semplice l'operazione di copia e incolla, che vedremo nel corso del nostro lavoro. Dal sito grandorgano.it apriamo la pagina del VOB. In questa pagina potete richiamare un progetto già realizzato, inserendo il codice nell'apposito campo, oppure creare un nuovo progetto. Per creare un nuovo progetto, inseriamo nell'apposito campo il numero di manuali, compresa la pedaliera. Appare la pagina in cui andremo a definire le tastiere dell'organo. Lasciamo attivo il check in alto a sinistra per definire la prima nota di ogni tastiera. Procediamo a definire l'inizio per ogni manuale. Attiviamo il check in alto a destra per definire l'ultima nota di ogni tastiera. Procediamo a definire la lunghezza per ogni manuale. Inseriamo i nomi delle tastiere. Il nome della pedaliera può essere cambiato. Nella parte bassa, scegliamo il tipo di console che si vuole attivare. Oppure, se abbiamo preparato già la grafica della console del nostro organo, andiamo a caricarla selezionando l'apposito file. Premiamo Avanti. Appare la pagina nella quale definiremo lo stile dell'organo e la sua disposizione fonica. In alto a sinistra definiamo lo stile dello strumento selezionando il modello dei registri, della tastiera, dei pedalini e la disposizione delle etichette. Diamo un nome all'organo. Definiamo, qualora siano previsti, il numero dei pulsanti generali. Indichiamo quanti sono i campioni per i rilasci previsti per il nostro organo. Cominciamo a inserire i registri per ogni tastiera, premendo il corrispondente tasto Stops. Nel file di testo precedentemente preparato, selezioniamo i registri per la prima tastiera e copiamoli con CTRL-C. Incolliamoli nell'apposito campo premendo CTRL-V, chiudiamo la finestra. Ripetiamo la stessa operazione per tutte le tastiere. Definiamo ora i pedali d'espressioni, i tremoli, gli eventuali accoppiatori d'ottava, il numero dei pulsanti per le combinazioni programmabili per ogni tastiera. Definiamo gli accoppiamenti tra le tastiere. Salviamo il progetto. Appare il pulsante Vai al Visual. Premiamolo. Entriamo nella pagina del Visual, che presenta una griglia alla quale sarà possibile ancorare i vari registri e le etichette. Poiché gli elementi da sistemare sono molti, per evitare una confusione iniziale questi non sono visibili. Per renderli tali si può premere il pulsante Tutti, oppure farli apparire uno alla volta attivando i relativi check. Alla fine salviamo il progetto. Apparirà il pulsante Genera ODF. Premiamolo. Ora possiamo scaricare il nostro organo sul nostro computer. Lo salveremo in una directory appositamente dedicata a quest'organo. Prendiamo nota del codice del progetto. Potrà servirci per richiamarlo ed eventualmente modificarlo.
Apriamo la cartella nella quale abbiamo salvato il file zip del nostro progetto e scompattiamolo. Se ci dice di sovrascrivere dei file, diciamo di sì. Alla fine del processo, il file organ e le cartelle richieste saranno create. Se entriamo nella cartella di una tastiera, vediamo le cartelle dei singoli registri. Inoltre le cartelle TA0 e TR0 dovranno contenere i rumori di attacco e rilascio dei singoli tasti della tastiera. Se entriamo nella cartella di un registro, vediamo le varie cartelle create dal VOB. A0 è la cartella del campione principale o di sostegno. Le cartelle TA0, TR0 dovranno contenere il rumore di attacco e rilascio del pomello del registro. Le cartelle R0, R1 e R2 dovranno contenere i 3 rilasci indicati nel progetto. È necessario comunque una buona conoscenza della struttura del file ODF ottenuto, in modo da collocare ogni elemento al posto giusto. Buon lavoro!